A volte vediamo bolle, a volte c'è qualcosa da fare, altre volte la soluzione migliore è restare fermi. Dopo 2 anni e mezzo di silenzio, Michael Burry, l'uomo che nel 2008 scommise tutto contro il crollo immobiliare statunitense, è tornato su Twitter. E come spesso accade quando Michael Burry twitta, il mondo pensa: oh no, che cosa ci sarà adesso? Il 31 ottobre Michael Burry è riapparso pubblicamente su Twitter pubblicando la celebre immagine del suo personaggio nel film La Grande Scommessa. E fin qui niente di nuovo, questo è il suo modo preferito per dire sto pensando qualcosa. Ma la frase che ha accompagnato questo post, quella qualcosa da dire ce l'ha e come. Infatti nel post si legge: Sometimes we see bubbles, sometimes there is something to do about it, sometimes the only winning move is not to play. Tradotto, a volte vediamo bolle, a volte c'è qualcosa da fare, a volte l'unica mossa vincente è non giocare. E questa è una frase pesante perché nel 2001 e nel 2008 Michael Burry vide le bolle formarsi e agì di conseguenza. Questa volta invece sembra suggerire che la mossa più intelligente sia stare fermi. Un messaggio che arriva proprio alcuni mesi dopo che Burry aveva aperto posizioni put, quindi posizioni ribassiste, contro i 2 cavalli vincenti attualmente dell'AI, quindi Nvidia e Palantir. Mossa che per ora ancora non gli ha dato ragione perché i 2 colossi hanno continuato e stanno continuando a crescere. Fin qui, tutto sommato, niente di nuovo sul fronte occidentale, perché Michael Burry è generalmente conosciuto nel mondo degli investimenti per essere un po' il bastian contrario, quello che si posiziona tendenzialmente in modo ribassista o comunque controcorrente. Poi però è arrivato un secondo tweet e qui le cose diventano interessanti. Infatti in questo tweet Michael Burry ha accompagnato una serie di dati che probabilmente la maggior parte di persone non conosce ancora e che quindi voglio riportare in questo video. E i dati sono la chiave. Quando si investe i dati sono la cosa veramente più importante in assoluto. Avere accesso ai dati ci permette di prendere delle decisioni consapevoli. Personalmente prendo tutti i miei dati su Investing Pro. Investing Pro è una piattaforma estremamente semplice da utilizzare, con delle funzionalità secondo me incredibili. La prima ci permette di scremare velocemente il mercato utilizzando le ProPix, c'è una combo di Big Data e AI che ci restituisce, a seconda dei paesi su cui vogliamo posizionarci, ogni mese titoli interessanti da aggiungere in portafoglio o da rimuovere dal portafoglio, un po' come fosse un portafoglio automatico che possiamo portare avanti nel tempo. Ora utilizzo questa soluzione ovviamente non in modo cieco, comprando e vendendo quello che mi dice lui, ma analizzando i singoli titoli, quindi analizzandola come prima scrematura del mercato, per poi farci le mie analisi sopra, perché infatti selezionando il titolo io posso avere accesso a una miriade di informazioni e dati importantissimi. Prima di tutto una panoramica dell'andamento del mercato, cosa sta succedendo, report, qui ci mostra tutti i punti forti, i punti deboli, estremamente facili da analizzare. Abbiamo poi una sezione notizie con tutte le notizie mirate per quel determinato titolo. La parte dividendi, posso vedere come sono andati i dividendi, come è andato l'andamento nel complessivo. Posso andare a guardare anche gli utili, come si sono evoluti nel tempo. Poi ci sono tutti i modelli che posso applicare per analizzare il titolo. I bilanci importantissimi, posso vedere i bilanci come puoi vedere fino a 10 anni, quindi posso analizzare, avere sotto controllo l'intera tendenza, vedere i ricavi come sono aumentati per esempio negli ultimi 3 anni o per esempio negli ultimi 10 anni, quindi vedere velocemente anche l'andamento dei ricavi, l'andamento delle spese operative e così via. Posso confrontarlo con i competitor, quindi per andare a scovare aziende competitor e capire come si posizionano rispetto alle aziende competitor e ancora capire quale di queste si trovano in una situazione di prezzo equo, di sopravvalutazione o di sottovalutazione. Posso vedere poi lo stato, come lo stato di salute, le performance, grafici, c'è veramente tutto. Ho anche una sezione idee molto comoda per andare ad analizzare i portafogli dei big investor, dei fondi, delle banche. Ad esempio posso andare ad analizzare il portafoglio di Warren Buffett e vedere che cosa sta facendo, che cosa ha comprato, che cosa ha venduto, vedere tutto, la sua concentrazione per settore, quindi quanto si è esposto e dove. Insomma, un tool veramente completo. E da adesso, nella sezione Warren AI, posso anche analizzare grafici. Quindi anche per chi vuole fare trading è un'ottima soluzione. Qua sotto ti lascio il link per dargli un'occhiata. Utilizza il codice DEMASIPRO in fase di registrazione per ricevere uno sconto.
E abbiamo parlato di dati, bene, vediamo i dati in questione, vediamo quali dati ci ha portato alla nostra attenzione Michael Berry. Il primo dato, eccolo qui, ci mostra la divisione cloud dei 3 colossi mondiali, Amazon, Alphabet, Microsoft. Ora, l'intelligenza artificiale è basata di fatto su calcolo computazionale e cloud. Quindi tecnicamente il settore cloud dovrebbe macinare più profitti, dovrebbe essere in crescita visto il boom dell'AI. Eppure qualcosa non torna. Infatti, riguardiamo questa immagine. Come puoi vedere, in queste foto le divisioni cloud sono in realtà in rallentamento, perché tra il 2018 e il 2022, barre nere, queste aree crescevano praticamente a doppia cifra, in modo letteralmente esplosivo. Amazon un più 35%, Alphabet, quindi Google, un più 45% e Microsoft un più 22%. Dal 2023 invece al 2025, le barre rosse, la crescita è diventata molto più piatta, molto più sottile. Per Amazon abbiamo un più 17%, quindi la metà rispetto al periodo precedente, per Alphabet un più 29%, e per Microsoft invece un più 20%. Su Microsoft, anche se siamo andati un po' in calo, ma siamo comunque abbastanza allineati. Eppure le azioni di questi colossi continuano a crescere e continuano a salire come se ci trovassimo nel pieno boom tech del 2020. Qui si può già intuire che c'è un divario tra crescita reale e crescita percepita. E per Berry quel divario sembra essere stato creato. Creato come? Ecco qui il nostro secondo dato. Guarda bene questa immagine. Lo so, sembra ultra confusionaria, ma la teniamo qui e intanto ti spiego velocemente solo una parte di questa immagine. Poi tu metti pure in pausa il video e guardatela bene, studiatela bene a fondo. 3 aziende al centro di tutto questo gioco. Come puoi vedere, quelle con i cerchi più grossi sono Nvidia, al centro di tutto, Oracle e OpenAI. 3 aziende che si scambiano soldi come in una scenetta dei Simpson. In pratica abbiamo Oracle che compra tonnellate di chip da Nvidia. Nvidia registra enormi ricavi che vengono poi riflessi anche sulla crescita aziendale e di conseguenza sul prezzo azionario. Ma non ci fermiamo qua. Nvidia riceve soldi quindi da Oracle che compra i suoi chip e li reinveste, investe miliardi in OpenAI, la casa di ChatGPT. OpenAI registra enormi ricavi, crescono gli investimenti. OpenAI ha nuovi soldi, che cosa fa? Firma accordi pluriennali con Oracle. Oracle registra ancora enormi ricavi e il gioco riparte. Insomma, Oracle compra chip da Nvidia, Nvidia investe i soldi in ChatGPT, in OpenAI, OpenAI ricompra i servizi di Oracle per progredire, Oracle ricompra i chip e così via. E questo succede con tutto, con Intel, con Microsoft, con tutto quello che è l'ambiente che puoi guardare all'interno di questa foto. Insomma, sembra tutto uno scambiarsi di soldi avanti e indietro che va un po' a truccare forse le valutazioni, i veri ricavi di queste aziende, facendo credere che tutto sia estremamente in boom. E attenzione, è normale che ci sia del ricambio in questo modo, che ci siano i soldi che passano da una parte all'altra, perché così funziona il commercio. Però in questo caso forse qualcuno ha premuto un po' troppo sull'acceleratore e forse questo potrebbe gettare benzina sul fuoco. Insomma, parliamo di un flusso di denaro enorme che sembra crescita agli occhi degli investitori, ma per chi è un po' più attento e analizza il dietro le quinte, forse sembra una crescita più che altro sintetica. Perfettamente legale e potenzialmente però ingannevole. È un po' come se 3 amici si scambiassero i soldi l'un l'altro, alla fine di fatto non succede niente e tutti sono un po' più ricchi. Sulla carta sembra tutto ok, sembra tutto ottimo, ma forse nella realtà ancora qualcosa deve accadere. Forse nella realtà non è tutto così ok. Secondo Berry, queste sono esattamente le dinamiche alla base delle bolle speculative. Vediamo la terza foto prima di andare in conclusione. La terza foto, che puoi vedere qui, ci mostra la crescita degli investimenti nel settore tech e TMT dagli anni 90 fino ad oggi. Ancora una volta puoi vedere che gli investimenti delle aziende tecnologiche stanno crescendo molto rapidamente, il ritmo di crescita è simile a quello della bolla del 2000 e questo indica aspettative e entusiasmo verso il settore tech in continua crescita. Questo può essere sicuramente un segnale positivo, ma
potenzialmente anche un segnale di eccesso di fiducia. Quindi arriviamo alla domanda delle domande. Il mercato è troppo caro? Siamo in bolla? Che le aziende AI stiano vivendo un momento di euforia? Questo direi che è agli occhi di tutti. La vera domanda è se questa euforia si sta infiltrando nel resto del mercato, perché finché è arginata una manciata di titoli è un conto, ma quando inizia a spingere all'interno dell'intero mercato globale, ecco che c'è un problema. In un precedente video, questo qua, ho parlato proprio della bolla degli indici, sempre sulla scia di quanto affermato da Michael Burry. Ecco, guardiamo l'S&P 500, l'indice di riferimento per il mercato americano, e vedremo che negli ultimi 5 anni è salito di oltre l'80%. Una performance straordinaria, specialmente se è paragonata al suo storico, o ancora meglio all'S&P 500 Equal Weight, in cui tutti i soldi vengono distribuiti tendenzialmente equamente su tutti i titoli dell'S&P 500. Ecco, le performance sono totalmente distanti. Perché? Perché l'S&P 500 tradizionale oggi ha un problema di concentrazione, cioè la maggior parte di fondi, il 40% dei fondi, arriva e viene drenato sulle top 10 per capitalizzazione, tutte coinvolte nella I. E questo quindi fa sorgere un dubbio che effettivamente non si stia gonfiando una bolla. E allora andiamo ad analizzare due grafici che ci permettono di capire dove ci troviamo rispetto al passato proprio sull'S&P 500. Il primo grafico è il Wilshire GDP, meglio conosciuto come il fantomatico Buffett Indicator. Questo indicatore mette a confronto il valore totale del mercato americano con il suo GDP, cioè il suo PIL. L'idea alla base è semplice. A seconda di dove ci troviamo, a che percentuale ci troviamo, possiamo capire se un mercato è sottovalutato, equo o sopravvalutato. Per capirci, sotto il 75% il mercato è sottovalutato, tra il 75 e il 90% il mercato è in fair value, è in valutazione corretta, tra il 90 e il 120% il mercato è caro e dal 120% in su è territorio pericoloso, è fortemente sopravvalutato. Guarda questo grafico, negli anni 2000, nella bolla del 2000, il livello, l'indicatore, segnava 138%, oggi segna oltre il 200%, precisamente il 220%, il dato più alto di qualsiasi altro momento storico finanziario statunitense. C'è anche da considerare però che rispetto al passato oggi molte aziende vendono tanto all'estero, esportano i propri servizi, i propri beni. E qui abbiamo un indicatore che guarda solo all'America, quindi dovremmo togliere da questo dato, secondo me per essere un po' più precisi, un 30%, 30-40% circa di stimato di esportazione. Tolto questo 30% da questo dato, ecco che dovremmo avere invece un livello un pochino più equo. Ci troviamo comunque intorno a un livello che va dal 140 al 160%, quindi comunque estremamente elevato. E questo si può tradurre come una potenziale bolla. Attenzione, dico potenziale bolla perché effettivamente non è detto che sia così. E torniamo su questo concetto tra pochissimo. Il secondo indicatore è lo Shiller PE, meglio conosciuto come CAPE Ratio. Creato al premio Nobel Robert Shiller, questo indicatore analizza il mercato in rapporto con gli utili reali degli ultimi 10 anni corretti all'inflazione. Quindi è un indicatore un po' più sensibile e un po' più preciso rispetto a quello precedente. Lo Shiller PE storico medio è di 17, un valore che potremmo chiamare il valore normale, il fair value se vogliamo, quindi un valore sano, ragionevole del mercato. Oggi, guarda questa immagine, ci troviamo a 38,55, cioè il secondo valore più alto della storia. Nel 1929, come puoi vedere in questa immagine, era a 31, poco prima del crollo. Nel 2000 arrivò a 44 e poi crollò in seguito al .com. Nel 2021 era a 38, proprio a ridosso del Covid crash, un crollo più piccolo ma comunque importante. Oggi siamo a 38,55 e come puoi vedere la tendenza è molto meno laterale rispetto al passato e invece tende più a salire. Questo anche dovrebbe farci riflettere che forse questo indicatore stia mutando in base a come sta mutando il mercato.
Tutto questo che cosa ci sta dicendo? Ci sta dicendo che oggi gli investitori stanno pagando prezzi altissimi, stanno investendo effettivamente nel futuro perché pagano prezzi altissimi rispetto agli utili reali prodotti ora. Quindi stanno prezzando di fatto le azioni, le aziende su cui si posizionano non in base agli utili attuali, ma in base alle proiezioni future. E ci sta, questo è assolutamente sensato da fare. Del resto, quando si investe si guarda con orizzonti temporali lunghi, si guarda un po' nel futuro. Però stiamo parlando di tecnologia AI, qualcosa che richiederà un sacco di sviluppo e sembra che oggi si stia puntando veramente forte su quello che sarà l'AI, quasi una scommessa su quello che sarà l'AI, ma inconsapevoli forse di quelli che sono i buchi che vanno tappati, quella che è l'infrastruttura tecnologica su cui si muove l'AI e di cui ho parlato nel dettaglio in questo video. Perché oggi l'AI si trova in un collo di bottiglia enorme, un collo di bottiglia che va superato per permettere appunto la scalabilità di questa tecnologia. E scalabilità di questa tecnologia implica effettivamente la crescita di sviluppi a cui stanno puntando, su cui stanno puntando gli investitori. Torniamo quindi a Michael Burry. Lui sta guardando gli stessi numeri che stiamo guardando io e te in questo momento e ci dice: ragazzi, siete sicuri di quello che state facendo? Perché a me sembra il 1999 con un filtro AI applicato sopra. Certo, gli indicatori, abbiamo detto, non prevedono i crolli. Gli indicatori servono a noi, analisti, per capire cosa è successo nel passato, analizzare appunto ciò che è successo, ma non ci danno garanzia di ciò che sarà. Però sono, ecco, uno strumento interessante per farci capire, se non altro, dove ci troviamo nella situazione attuale rispetto al passato. Ci danno un contesto di quelle che sono evidentemente le aspettative in questo momento rispetto a quelle che c'erano in passato su altri settori. Questo è proprio quello che sta sottolineando Michael Burry. Ci sta sottolineando che oggi gli investitori stanno pagando un prezzo altissimo scommettendo sull'andamento, sulla crescita futura della tecnologia AI. Ma se questa crescita non dovesse avvenire tanto velocemente quanto ci si aspetta, o se ci fossero degli intoppi, o se questo collo di bottiglia bloccasse, frenasse effettivamente questa crescita, ecco che questi multipli dovranno correggersi. E tendenzialmente quando i multipli si correggono lo fanno attraverso il numeratore. In altre parole, correggono i propri prezzi. Quindi che fare in questa situazione? Siamo effettivamente in una bolla? Non siamo in una bolla? La risposta a questa domanda non posso averla io, non può averla nessuno. Nessuno sa effettivamente che cosa succederà in futuro. Quello che però sappiamo è che da buoni investitori dobbiamo calcolare molto bene le nostre entrate, le nostre uscite e capire bene come ci stiamo posizionando. Quindi quello che bisogna fare, secondo me, è tornare sui principi dell'investimento. 1. Rimanere nel proprio settore di competenza, cioè conoscere ciò che stiamo comprando. 2. Cercare aziende con un vantaggio competitivo reale, non fumo digitale, non tante belle storielle, ma aziende che hanno pricing power, che hanno rete, asset unici, brand consolidati, che hanno quindi un vantaggio competitivo rispetto a tutti gli altri. Brand che è molto più facile che possano prosperare in futuro. Sì, magari nel breve i prezzi crolleranno, ma nel futuro continueranno ad essere lì dove sono. 3. Analizzare la qualità della gestione, quindi analizzare l'integrità, la visione di quell'azienda, chi la guida, in che modo, quali obiettivi si pone, quali sfide vuole affrontare e come viene allocato strategicamente il capitale, in quali reparti, in che modo. Insomma, tutto ciò che serve per avere un'esecuzione perfetta. E infine, 4. Aspetta un prezzo giusto. Come diceva Munger, il grande denaro non lo si fa nel comprare o nel vendere, ma lo si fa nell'attendere. Tante volte la cosa migliore da fare è proprio stare fermi, aspettare, analizzare e aspettare che effettivamente si possa acquistare un buon titolo ad un prezzo equo. Non dobbiamo puntare a comprare, come fanno molti, titoli estremamente sottovalutati. Non per forza. Chiaro, se ci sono le opportunità di comprare un ottimo business a un prezzo veramente basso, fantastico. Ma la maggior parte delle volte basta comprare degli ottimi business a prezzi equi, a prezzi giusti di mercato, perché poi la storia, la loro crescita futura, farà tutto per noi. La storia ci insegna che Michael Burry tende a vedere quello che molti spesso ignorano, ma ci insegna anche che le sue previsioni non sono infallibili. Si è sbagliato una miriade di volte. Qui non si può prendere per oro colato tutto quello che dice, però ecco,
Se non altro, i dati che ti ho voluto mostrare qua sono dati secondo me estremamente interessanti da analizzare e da tenere bene a mente osservando quello che sta succedendo. Questa volta il suo messaggio però è tendenzialmente chiaro, non è state per fallire tutti, come disse in passato, ma è calma. Forse in questo momento la mossa migliore è stare fermi, non giocare, aspettare. Che non significa quindi uscire dal mercato, ma significa magari evitare le zone calde, quelle dove la narrativa pesa più dei numeri, pesa più dei dati, dove i grafici salgono più velocemente delle entrate reali di quelle aziende, dove i multipli crescono più dei profitti. Significa forse investire non come vuole il mercato, ma come ha sempre funzionato, con pazienza, con studio, con disciplina, con del buon scetticismo costruttivo e un pizzico di umiltà. Qua sotto ti lascio il link di Investing se ancora non l'hai provato, dagli un'occhiata perché secondo me merita, è uno strumento che è diventato essenziale nella mia operatività giornaliera nel mondo azionario. Usa il codice DeMasi Pro, mi raccomando, in fase di registrazione per ricevere uno sconto del 15% sul tuo abbonamento che costa meno di una pizza al mese. Iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto, fammi sapere, mi raccomando, nei commenti che cosa pensi tu a riguardo, se siamo in bolla, non siamo in bolla, scrivimelo qua sotto e mi raccomando argomenta, perché penso possa essere d'aiuto veramente a tutti. Forse saremo in bolla, forse non saremo in bolla, ma io su questo do ragione a Barry. Probabilmente in questo momento il rischio non è essere ribassisti o rialzisti, ma forse essere troppo coinvolti emotivamente sul proprio investimento. Un abbraccio e ci vediamo nel prossimo video.